crosticina dorata e interno perfettamente rosato. Questo è quello che rende unico il roast beef. Prepariamo insieme questo secondo piatto di carne. Innanzitutto prendiamo il nostro bel pezzo di roast beef e lo andiamo a legare. Facciamo passare il filo sotto la carne, qui al centro, in questo modo. Metto un paio di rametti di rosmarino, qualche foglia anche di salvia, qua al centro giusto per insaporirlo. In questo modo. E poi chiudo in questo modo con il filo, facendo un paio di nodi, stringendo un po'. Facciamo la rigatura, formiamo un cappio in questo modo, passo dentro la mano, giro un paio di volte, poi faccio sì che questo cappietto vada a finire sotto alla carne in questo modo. Poi spingo il cappietto verso il basso ed ecco la prima legatura e adesso procedo allo stesso modo fino a terminare. Tiriamo un po', ecco, e procedo così fino alla fine. Ed ecco l'ultimo giro. Ora taglio il mio filo, lo rifaccio passare sotto e vado a legarlo qui davanti perché avevo lasciato appunto un pezzettino di spago più lungo e ho terminato di legare il mio arrosto. Perfetto, vado a tagliare e ora un po' di olio. Vado a massaggiare tutta la carne. Massaggio la carne con l'olio su tutti i lati e poi lo salo e in ultimo il pepe. E ora vado a rosolare il mio roast beef su tutti i lati, qualche minuto per lato. Iniziamo a rosolare dalle superfici più piccole. Dobbiamo semplicemente sigillare tutta la carne in modo che i succhi rimangano all'interno. Ora che la carne è stata rosolata su tutti i lati, vado a metterla su una leccarda con un foglio di carta forno e termino la cottura nel forno per circa 30 minuti. Una volta terminata la cottura, avvolgi il roast beef nell'alluminio e lascialo riposare almeno mezz'ora. Ora possiamo aprire il nostro pacchetto. Ed eccolo qui. Con una forbice elimino lo spago. E adesso andiamo a tagliarlo.